Buongiorno ragazzi, che bella giornata. Come sapete io sto andando a Retorto, la prima tappa del campionato motorelli, dove parteciperò all'evento di Yamaha, il Yamaha Discovery Day. Siamo partiti ragazzi, siamo un bel gruppettino, vediamo se riesco a farvi vedere tutti. Ho fatto anche una piccola regolazione alle sospensioni che non ho mai testato finora, quindi useremo questa uscita anche per vedere questa cosa. Dovrebbe essere tutto abbastanza tranquillo, si parla di strada bianca, ha detto. Strada bianca, ha detto. Tanto l'asfalto un po' più impegnativo, ma niente di che. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa vedere il mio DMD della Torque Racing. Ho visto su internet non ci sono molti video, soprattutto in italiano, quindi se vi interessa scrivetelo nei commenti, sarò felice di darvi delle spiegazioni. Io come sapete mi ci trovo bene e mi piacerebbe fare un piccolo upgrade e passare al tablet, ora vediamo dai. Ok ragazzi, è la prima volta che vedo la GYTR dal vivo e è veramente tanta roba. Per il mio utilizzo sarebbe inutile, ma quanto sono belli i serbatoi dietro, mamma mia. Finalmente era iniziata la parte sterrata, come vedete tutto molto semplice, il terreno era compatto, tranne in qualche punto dove c'era qualche rimanenza di fango, ma tutto nella norma. Avevo deciso di mettermi in fondo al gruppo per avere modo di fare le riprese migliori, ma anche di giocare un pochettino con la mia andatura, rallentando e accelerando a mio piacimento in base al tipo di percorso. Siamo fermati ragazzi, ho avuto modo di vedere tutte le altre moto, qualcuna un po' più preparata, qualcuna un po' meno. C'è anche qualcuno che ha affittato la Tenere 9 per provarla. Io rimango dell'idea che dal vivo, ora che l'ho vista, non mi fa impazzire, non venderei mai la mia per quella lì. E ci doveva essere il videomaker per farci qualche ripresa, ma ci ha dato buca. Però ne hanno approfittato, hanno detto ragazzi probabilmente d'ora in avanti su strada c'è la possibilità di beccare quelli che fanno il campionato, quindi mi raccomando fatevi da parte e fateli passare.
Qui i ragazzi dello staff ci hanno consigliato di prendere le distanze nivellate. Il terreno sta diventando sempre più difficile e il pericolo caduta è radiato all'angolo. Infatti di là a poco, prima un ragazzo, poi i ragazzi davanti a me sono caduti, per fortuna senza conseguenze. E lo sapete, una cosa che spero è che le discese non siano troppo lunghe e troppo pendenti. Troppo lunghe e troppo pendenti. Qui ho deciso di mettere a dura prova le tracker. Sono iniziati questi stradoni infiniti e che fai? Non glielo dai gas? Quanta polvere ti tirato su? Purtroppo il video non rende giustizia, perché in questo pezzo io mi sono veramente divertito tanto, destra, sinistra, in discesa, è stato veramente bello. Da questo momento in avanti io e due ragazzi che vedete nel video siamo staccati un pochettino dal gruppo per darci del gas e goderci il rumore di queste fantastiche moto. Che mina ho tirato? Bello comunque questo percorso, non è troppo impegnativo, diciamo, ci sono tratti dove impegnativo, tratti dove in realtà è molto tranquillo e gli dà del gas, tipo qui.
Penso piuttosto è la salita iniziale, quella è stata tosta, sì. Peccato per le cadute. No! Qua devo ringraziare il ragazzo dello staff perché se non fosse stato per lui probabilmente l'avrei persa. Oh, Meoni ragazzi, guardate un po'. Grande Gioele. E ora che ho visto Meoni, c'ho una voglia di starli dietro. Starli dietro, per modo di dire. Quanto c'è voglia di gareggiare, guarda. Che figata deve essere. Grande, che grande che è. Non sbaglio niente, la seconda si lascia la carrozza. Per ora va bene. Partiti ragazzi, ora si va a mangiare. Oddio. Mi inizia a accusarlo, deve essere a metà del giro. Divertente, poi ho visto, lo vedete al video, il botto, Mioni. Ho cambiato la visuale, è arrivata qui la vista. Meno male, non si è fatta niente. Ragazzi, oddio che mangiata, mamma mia. Antipasti misti, pappardelle e funghi, maccheroni con sugo, con ragù. Mamma mia, ora è tosta, anche agli ultimi 58 km. Dopo pranzo, ragazzi, ho iniziato a parlare sempre di meno. Vuoi la mangiata, vuoi la stanchezza, vuoi il tipo di percorso che per le mie capacità iniziava a essere già un pochettino più tostarello. La ruota davanti affondava parecchio nel terreno, le pendenze iniziavano ad essere già un pochettino più importanti e io con il mio problema di vertigini non riuscivo a guidare sempre in piedi, ma stavo parecchio seduto. Io lo dobbiamo vedere a piedi. Non mi cambia poco, tanto mo terra lo stesso. Vorrei evitare di buttare per terra, chiamano così. A me mi importa una sega. L'importante è andare a lavoro lunedì, poi... Aspetta a vedermi cadere. Come sempre il video non rende giustizia, la pendenza era veramente elevata. All'inizio bastava stare sulla destra, il problema era dopo. Tanto sasso smosso e qualcuno è caduto e in più vedete anche un pilota del campionato di rally che purtroppo ci ha lasciato la mousse. Devo essere sincero, pensavo di cadere. Mi ha dato un sacco di carica questa salita perché non pensavo di farcela e devo essere più convinto dei miei mezzi.
Questo ragazzo la mattina ha partecipato al campionato di rally e quando mi ha sorpassato mi ha fatto cenno di stare sulle pedane. Ahimè, per i miei soliti problemi di vertigini e dipendenza mi ero messo seduto ma stavo arrancando. Ragazzi, siamo quasi arrivati alla destinazione. Oh Dio. Sono stanco. Ci vuole costanza anche sta cosa, mi devo allenare di più. Perché comunque se mai sarà che farò una gara, sono lunghe, faticose, ora perché andava a un passo normale e il percorso non era da gara, tranne qualche pezzo dove siamo passati, ma per il resto era tutta roba blanda, quindi ci vuole costanza, mi devo mettere in testa che se voglio arrivare a determinate cose mi devo allenare. Ragazzi, sono in direzione casa, sono andato via davanti alla Concelicchiane e ho detto vabbè, non mi faccio la 4 corsie perché vedo più nero, vado verso il mare che sembra più libero, in realtà è uguale, cioè ora gli ultimi 20 km me ne farò probabilmente sotto l'acqua. Che dire dell'evento? È stato un bel evento, organizzato bene da Yamaha, hanno fatto un bel percorso, forse ci poteva essere un pochettino più di off, ora non conoscendo le zone mi verrebbe da pensare, visto che comunque durante il tracciato è successo di beccare anche quelli della gara, mi verrebbe da pensare che qualche tratto sterrato l'hanno lasciato stare proprio perché magari c'è la grossa affluenza di giustamente piloti in gara. Per il resto comunque è stato una bellissima giornata, abbiamo mangiato in un posto fantastico, troppo, perché avevo la panza piena dopo e quando, ahimè, devo fare quella salita un po' mi sono cacato in mano, sono sincero. Allora invece è andata anche abbastanza bene, pensavo molto peggio. Sì, che dire, la rifarò? Sì, spero di farla la prossima volta con qualche capacità in più, anche se ripeto oggi ho guidato bene, tranne qualche discesa, per il resto ho guidato pulito, dove c'era da Talicastri o Davo. Quindi molto soddisfatto. Andiamo, io vi saluto, avrò tanto da montare per questo video, mi raccomando, commentate, chiedetemi qualsiasi cosa, lasciate un like e iscrivetevi. A voi non costa niente ragazzi, e lo facevo anche io prima, cioè guardavo video dell'Anti, con tutto che mi piacevano non mi iscrivevo mai, ma non perché non mi piacevano, li guardavo e non lo so, facciamo così, ora che mi trovo dall'altra parte capisco che per uno youtuber, uno che lo fa di lavoro è importante, quindi se ce la fate lasciate un like e iscrivetevi. Ciao ragazzi, alla prossima!